Ci troviamo con la signora Angela Cerillo dell'Osteria E Curti, situata a Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Qual è la sua storia? Come si è avvicinata alla cucina? La storia nostra tra un anno è centenaria. Eh, Io sono la quarta generazione. Mm. Comunque, il mio papà aveva un fratello prete. Questo fratello, dopo fatto un poco di convento, si accorse che il convento non era quello che diceva lui e quindi lasciò il convento e tornò a casa in questo vicoletto. Era tutto un vicolo che abitavano tutti quanti, i cugini, i fratelli e tutti quanti. La mamma quando vide che lui tornava indietro disse: mamma mia Luigi, che vergogna, perché te ne sei tornato? E lui rispose: mamma, l'ho lasciata a Montilla la vergogna, era in convento la vergogna, perciò sono tornato a casa. E da quella cosa venne che lui andò di fronte ed aprì un'osteria, perché loro tanti anni fa non ci stava il cuoco in cucina, si arrangiava, un giorno cucinava un prete, un altro giorno cucinava un altro frate e quindi si arrangiavano tra di loro. E quindi ed aprì quella osteria e cominciò a cucinare le cose antiche, le gotiche, il ragù, tutte queste cose che si facevano tanti anni fa. È andata avanti per un sacco di anni. Quando lui poi è diventato più anziano, all'inizio di queste belle malattie che adesso stanno all'avanguardia, e quindi si ammalò. Allora mio nonno, il papà di mio padre, lo mandò a chiamare perché lui era il fratello, il prete era il fratello di mio nonno. Allora lo mandò a chiamare e disse: senti, io non posso guarire, però la mia osteria la voglio regalare a tuo figlio che si chiama, che porta il mio nome. Loro erano imprenditori del circo, quindi andavano a affittare le piazze, parlavano più lingue. Poi è nato questo dono, questa donazione che lo zio volle fare il regalo a questo nipote curto, basso, che si chiamava Luigi, e loro tornarono. Quando tornarono cominciamo con la fresella, i ceci fritti, tutte queste cose sfiziose per le persone mature, non come adesso. Per esempio, tutte le persone si riunivano 50 anni, 56 anni, 70 anni, dipende. E quindi cominciamo così. Poi dopo 2 o 3 mesi venivano sempre tanti turisti, turisti, turisti. E cominciamo con il cibo, no? E così da quella volta in poi non ce ne siamo potuti più ritirare a fare i ceci che facevamo. Abbiamo dovuto fare questa cosa e poi c'è passato mezzo mondo da noi, non lo so, sarà stata la curiosità di Curti, sarà stato non so che, però è stata una cosa molto bella, c'è stato Massimo Troisi, ci sono state un sacco di persone, di artisti che io non conoscevo, perché io poi cucinavo e quindi non guardavo la televisione, che non ci stava come adesso, non ci stavano ancora i telefonini, era più familiare questo borgo e quindi poi l'attrazione dei Curti, ci stavano sempre persone che andavano e venivano e comunque poi piano piano abbiamo messo poi il soffritto e gli alici fritti, i pesci poveri diciamo, no? E qui ci stava sempre tanta gente perché i miei zii erano proprio attratti dalle persone perché hanno vissuto nelle persone, quindi hanno girato il mondo e conoscevano tante cose ed è stato proprio bello. Poi io ho sempre cucinato, però ho cucinato con quello che cucinavo all'epoca, cucino adesso. Non ho mai cambiato la mia cucina con tutte queste panne, non faccio niente così. Faccio il ragù, faccio tutti i cibi antichi friarielli, cucino l'agnello con piselli, tutte queste cose che si cucinavano tanti anni fa, ancora adesso io li cucino. Quindi non ho cambiato e finché ci sarò non voglio cambiare. Ho conosciuto tante persone per bene e non,
ma anche i nonni si sono comportati da signori. È stato un piacere perché mi ha fatto conoscere il mondo in casa mia. È stato bello perché è un borgo antico con persone antiche ma con tante qualità che oggi non se ne vedono più. Per caso si ricorda qualche aneddoto di Massimo Troisi? Cosa piaceva a lui mangiare? Lui non mangiava molto, veniva con gli amici perché non lo so, forse non poteva, non lo so. Però faceva tante battute quando veniva, ma vi dico è stato bello. A Enzo De Caro pure è venuto, un sacco di persone. Però io non li conoscevo perché non vedevo il televisore e non sapevo chi erano. Poi dopo loro me lo dicevano, parlavano così, mi venivano a chiedere delle cose, volevano vedere la cucina perché io avevo la cucina tutto uno, no? Con un bel pannetto avanti, un panno che teneva colorato, a me mi piacciono i colori, colorato, e alzavo e chiamavo quel signore, venite qua per esempio. Certe volte venivano loro a prendersi pure i piatti, è stata una bella cosa. La nostra osteria è stata sempre molto rispettata perché i miei zii rispettavano tutti quanti. E come gestiva il vino nell'osteria di suo zio? Il vino si vendeva al banco, a bicchieri, un quarto, mezzo litro, tenevamo i quartini, quelli là bianchi, sapete, il litro, mezzo litro, il quarto e il quintino, più piccolino. Quindi è stato bello. Tutti i piatti che cucino io, per me sono tutti legati, perché è io sempre quelli la cucino. Per esempio, ho cominciato con la fresella, pomodori e tutto. Prima ancora della fresella, i fighi secchi si facevano, i ceci fritti, che allora che ci stava? Non è che ci stava all'arrosto, ci stava pure, ma non erano quei tempi là che mangiavano le persone queste. Poi il mondo si è evoluto, adesso ci stanno i negozi di frutta e verdura, ma prima venivano con i carretti, avevano le paludi, loro no, coglievano tutti, per esempio, le verdure, chi la frutta, chi le verdure, e con il carretto, con il cavallo, il ciuccio, diciamo, mettevano questo qua e venivano a vendere. Poi si fermavano da me e mangiavano, dopo mangiato se ne andavano. E io cucino tutto antico, faccio i ceci fritti, faccio i melenzane fritte, tutte queste cose, diciamo, antiche così. E quindi va bene così, perché dicono, no signore, non ne vogliamo. No, no, Ricky, non lo so, no, cucina proprio questo non la so cucinare. Sta panna, sta questa, che faccio, c'è certi dolci dall'epoca ancora adesso, è sempre quello vanno avanti. Faccio per esempio un tiramisù, non con il mascarpone che ti manda in ospedale, con i biscotti, e faccio la crema che ci metto dentro è una ricotta di cestino comprata nel mio paese. Ci metto una dose di zucchero e un poco di caffè, le prime gocce del caffè, che quello diventa un poco marroncino. E quindi lo chiamo tiramisù perché somiglia a questo tiramisù, ma non è un tiramisù. E questo è molto semplice. Poi faccio un altro dolce, il pasticciotto. La pizza dolce di una volta, quando le persone per esempio non potevano farlo, facevano solo a Natale. Diciamo che voglio dire, non era tutti questi dolci a portata di mano come una volta. E cucinavo questo dolce, facevo sto dolce. E lo facevamo addirittura con il forno, mia zia lo chiamava il forno di campagna, un cerchio chiuso come una padella sotto sopra, con un manico sopra, accendeva la fornace con due ne teneva, una di qua e una di qua. Prima questa, dopo 10 minuti accendeva quella perché se no questo dolce non si cucinava perché diventava a metà cottura. E subito lei aveva un'altra cosa con questo coperchio sempre sopra e cucinava sulla cucina normale, perché i fornelli non li tenevamo e quindi cucinavamo così. Ed è stato bello perché si cucinavano tante cose antiche, tante verdure che adesso non si conoscono, solamente nei vasettini di vetro che portano, prima no, si andava dal contadino e quello dice quale vuoi, fa di qua, fa di là e tu compravi. Ma adesso no, adesso cucino ancora il soffritto,
Da poco l'ho tolto di mezzo e io lo compro, io lo taglio, io lo faccio e tutto io. Qual è la storia di Osicchio Nizza? Usicchio Ramonez, quando i miei zii, che erano circensi, quando tornavano un mese all'anno a settembre, la mia nonna gli faceva tutti i cibi che noi mangiavamo in un anno, che loro non ci stavano. Allora dice, adesso stanno i ragazzi e cuciniamo tutte le cose che mangiamo noi tutto l'anno, la specialità, no? E cominciava da questo piatto. I miei zii gli diedero il nome Usicchio Ramonez, perché la nonna aveva i parenti contadini, ci portavano le nocciole, le noci, il vino, tutte queste cose. Allora lei faceva i pomodori, pigliava 5-6 pomodori con l'aglio, tutti insieme, sempre, anche io cucino così, tutta a casseruola, diciamo, in cassola, nella casseruola, e poi quando era pronto questo sugo, ci manava tutte queste tutte noci, noccioline, uva passa, che più? Non mi faccio mica mettere l'uva passa, l'origano, i capperi, tutte queste cose. E quindi li faceva diventare tutto uno. E poi scolava questa pasta, questo spaghetto, e faceva questi allora, gli zii miei piccoli mangiavano poco. Allora lei dice, aspettate, vi devo far vedere tutto quello che ci ho messo, il sugo. E prendeva sempre il sugo da... Allora uno zio che mangiava pochissimo, mamma, che cosa hai fatto? Mi mise tutta questa pasta, io non me lo mangio, ma che ste pare Usicchio Ramonez? Allora mia nonna diceva, vira, Totò, è saporito, mangiatelo che sa... lo so, dicevi, ma posso mangiare tutto sti noce e noce. E insomma, poi per esempio eravamo una bella famiglia come le famiglie di prima, sempre allegre, non è che non tenevano niente, però stavamo sempre allegre, sempre con persone e quindi eravamo sempre pieni, ma di ragazzi, veniva tutta Portici, tutta Napoli, era bellissimo perché poi loro avevano, per esempio, lo zio, d'estate il pomeriggio andava al granatello e si accattava tutti i pesci che pescavano i pescatori, perché noi poi vendavamo pure questo pesce. Comunque è stato, vi dico che è stato proprio bello, perché familiare. Io sono rimasta così, forse un po' indietro, però a me piace questa cosa e quindi non voglio cercare di dimenticare. Quindi non c'è stata un'evoluzione magari anche nell'impiattamento? Sì, questo sì. Io avevo, adesso vi faccio vedere, ne tengo ancora qualcuno. Con il logo. Ci sono 3 ingredienti che nella cucina di Curti non possono mancare. Sì, ci sono la frutta secca che non deve mancare, perché se no non posso fare sto sicchiere a monnezza. È uno. Poi il pane non ne parliamo proprio, tutti i forni di Sant'Anastasia, a sto migliore, con il forno a legna ancora qualcuno lo fa e io lo vado a prendere e lo vado a pigliare là. Poi ci sta, ad esempio, eh, facevamo un piatto tanto antico, si chiamava istantaniello, l'intestino e l'agnello. Con le forme si dovevano pulire, spaccare, che io se no non faccio. Quello che io non mangio, che ingerisco, non glielo do neanche alle persone, perché dicono, tu mangi già da che. Quindi perché è schifo, sono proprio schifatoso. Mi piace essere pulito, se no non ci do. Quindi facevo questi stondanielli di padane che si faceva, i bruschetti, per esempio, che ancora oggi teniamo in menù. Poi per esempio ci sta, mo d'estate facciamo pancetta e zucchini. Chi prende il tubetone, chi prende il fusillo, così facciamo. Tutte queste cose fresche, diciamo, che cuciniamo lì per lì, non è che ce lo conserviamo. D'inverno, per esempio, facciamo un ragù, facciamo un soffritto, facciamo i cicoli, per esempio, facciamo le cicole, tutte queste cose belle, diciamo, antiche. E questo così. I triarielli, le scatole attaccate, facciamo un sacco di cose, diciamo, sempre antiche. Che contributo dà alla dieta mediterranea? La semplicità innanzitutto, perché le cose semplici sono sempre belle.
Io non ho mai comprato l'olio con tutto quello che faccio, tutte cose con nome e cognome. Tutta la qualità è tutto con nome e cognome. Perché io ho sempre amato il prossimo, perché io vivo col prossimo. E se il prossimo muore, io quando mi faccio un quintale in una settimana, faccio mangiare tutto così. Cioè, la gente che viene da noi deve essere rispettata fino in fondo, o se no, con me. E crede che continuerà questa tradizione familiare? Quindi E non lo so, questo finché ci sono io, tengono già l'imbasciata. Nessuno si deve intromettere nella mia cucina e quello che voglio cucinare. Quello che voglio cucinare già così e basta. E nessuno deve mettere lingua, ma non è una molestia che io voglio fare, o puramente un torto alla mia famiglia. Ma così voglio fare tutte cose antiche a modo mio. E tutto senza offesa a Sant'Anastasia, che prima ci stavano delle belle cose, piano piano stanno scomparendo e io vado sempre a trovare le cose buone di qualità. In Irpinia compriamo la carne con tutti i rispetti di Sant'Anastasia, Napoli e provincia, voglio dire, cattiamo la sta carne e quindi tutto quello che io compro ha da essere tutto buono, tutto con nome e cognome che ha prima qualità. Rinnoci, innocenti, tutto quello che accade. L'acqua, il vino, tutto quanto. Mo si porta sto vino in bottiglia, prima venifica mamma, noi facevamo vino, tenevamo tutti i botti, tutta la macchina che schiacciava l'uva, tenevamo tutte cose noi. ci troviamo con il signor Enzo D'Alessandro dell'Osteria ai Curti. Avete parlato con mamma? Mamma è la generazione precedente alla mia, erede di questi due nani lillipuziani che crearono l'Osteria dei Curti. Nel 1924 comincia Zio Luigi Monaca, nel 1952 arrivano i Curti e dopo aver girato l'Italia come circensi decidono di ritornare nel paese originario e rilevano l'osteria aperta dallo zio spretato, zio Luigi. Mamma nel 1952 aveva 9 anni, era alta 1,20 m e saliva su questo sgabello che i Curti si fecero fare per arrivare ai fuochi. I Curti erano 1,20 m e lo sarebbero rimasti per sempre. Mamma fortunatamente dopo i 9 anni guadagnò qualche centimetro. L'avete conosciuta, non è altissima, ma è nella norma meridionale. Noi meridionali abbiamo sempre qualche centimetro in meno. Io nasco e vivo nell'osteria perché storicamente l'osteria è stata sempre in questa strada dove stiamo parlando. Prima era di fronte e abitavamo sopra. Oggi sta dall'altro lato della strada e abitiamo sempre sopra. Quindi io da piccolo, quando finivo di fare i compiti per esempio, scendevo nell'osteria dove mamma lavorava e conoscevo tutti gli avventori che c'erano. Dal Netturbino del tempo a Massimo Troisi, a Jerry Lewis, ci passava il mondo che noi non conoscevamo come persone famose. Poi negli anni ci siamo resi conto, veniva sempre perché li vedevi per televisione. Questo fa sì che il cibo sia un tratto comune insieme al cimitero della razza. Se sei un umano devi mangiare tutti i giorni perché altrimenti muori e poi muori uguale perché abbiamo un tempo limitato. Quindi cibo e cimitero sono i tratti distintivi della razza. Espressione non mia ma di un carissimo amico di famiglia che è Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. E quindi dicevamo, io scendevo su e giù, poi ad un certo punto ho cominciato a studiare, ho studiato al liceo classico, poi in quegli anni, io sono nato nel 1972, e quindi 84-85 frequentavo il liceo ed era figo vedere gli yuppies, cioè i giovani in carriera che facevano i mediatori finanziari, Wall Street, la grande mela che era il centro del mondo, e quindi mi ha trovato l'idea di diventare manager anch'io, volendo emulare queste figure mitiche che si vedevano per televisione, sui giornali. Ho frequentato la Bocconi per 1 anno e mezzo, poi sono venuto via all'epoca del rettorato di Mario Monti, che poi è stato anche presidente del Consiglio della nostra Repubblica, perché in 1 anno e mezzo non ebbi mai il piacere di conoscere un docente di cattedra. Tornai qui in un momento di grande incertezza e completai il corso di studi principale alla Federico II, feci tutti gli altri esami qui lasciando 4 complementari perché poi decisi di non laurearmi, che è ancora la mia situazione attuale.
qualcuno voleva darmi una laurea honoris causa, cosa che per la verità non voglio avere un riconoscimento da parte di istituzioni che non stimo. E quindi tornai qui a Santa Anastasia, dove comunque vivevo facendo gli ultimi esami alla Federico II, e cominciai a maturare la mia idea di impresa. Erano gli anni 1996, 94, 95, 96, quel triennio lì. Da noi in costiera, dove comunque arrivava già una clientela internazionale, si cominciava a creare il mito del limoncello, cioè del liquore di limoni molto tipico e radicato. Allora a quel punto la mia famiglia faceva questo liquore di noci, il mucillo che offriva soltanto nell'osteria da sempre. Prendo la ricetta, tra virgolette la studio, la schematizzo, la legalizzo e allora maturo l'idea di cominciare a fare questo prodotto. Comincio a studiare il limoncello, vedo due gap. Un prodotto che perdeva sempre più qualità e quindi si facevano la guerra sul prezzo anziché insistere sul valore col territorio, l'identità e quant'altro. E poi soprattutto aveva un packaging dozzinale, per esempio facevano i mondiali in Francia, facevano tutte le bottiglie con la Torre Eiffel a forma di palloncino. Lo champagne non ha mai usato una bottiglia che ricordasse un evento specifico di un momento specifico, fa un'unica bottiglia e poi crea il mito di questo vino che viene fatto in questa zona famosa, che è la Champagne appunto. E quindi forte di queste considerazioni cominciai ad elaborare la mia idea di Mucino. In verità nei primi anni fu molto difficile perché i miei genitori, ma soprattutto papà che ora non c'è più, voleva un figlio laureato, sai, per vantarsi del fatto di avere il figlio dottore magari in piazza e poi d'estate magari chiedevo i soldi della sua pensione per fare la vacanza, però per lui andava bene così. Infatti papà ereditò la gestione dell'osteria dalla famiglia di mamma, l'ha mantenuta ma non le ha dato mai quella marcia in più, quasi avesse vergogna di tanta storia. Io ero talmente orgoglioso, oggi l'ho fatto diventare un marchio registrato in 60 paesi del mondo. Non ha soltanto la R vicino, che sarebbe registrato in italiano, ma la TM, che è trademark, cioè un marchio registrato in 60 mercati mondiali. E forse grazie a questa visione completamente antitetica a quella di papà, io decisi di non continuare nell'osteria storica e di creare questa attività collaterale. Poi negli anni l'attività cominciava ad essere sempre più interessante economicamente, ma anche socialmente, imprenditorialmente, cominciava ad essere un punto di riferimento. Mi rendevo conto che stavo colmando quelle voragini lasciate dal limoncello come prodotto. Beh, in sintesi, il Lucillo il primo anno di imbottigliamento l'ha visto nel 1997, sono 25 anni, oggi è il 2003, il 2023, la raccolta di quest'anno segnerà la 26ª raccolta delle noci. Oggi nei posti più importanti del mondo non c'è più il limoncello perché il limoncello è diventato un prodotto da supermercato. Quando te lo offrono dicono no, preferisco di no perché di solito non ha una struttura alcolica degna del nome, è quasi sempre uno sciroppo di acqua e zucchero molto melenso. E questa qui è la sintesi, nasce il Lucillo, diventa un fenomeno con tanto sacrificio. Poi ad un certo punto, raccontando la storiella, perché il nome che do al marchio del Lucillo è sempre I Curtino, è il nome della mia famiglia di cui sono stato sempre orgogliosissimo, oggi lo chiamerebbero storytelling, cioè io partivo dalla storiella dell'osteria per dare credibilità al Lucillo, poi via via l'osteria comincia ad avere di nuovo un ruolo, perché mentre giravo il mondo a raccontare come mai avevo fatto il Lucillo e quindi partivo sempre dalla storia dell'osteria, decido di dedicarmi anche all'ottimizzazione dell'osteria, perché rende credibile lo storytelling. In America mi dissero, quando cominciai i primi contatti per l'importazione, negli Stati Uniti serviamo 18 stati dei 52, mi dissero in sì, cioè tu vuoi vendere un container al mese di Lucillo negli Stati Uniti, se chiudi l'osteria a Santa Anastasia dove tutto è nato non sei credibile, perché qualcuno potrebbe dire in napoletano, cioè chi se vuole fare tutte queste bottiglie e poi un sabato ne aperta una bottega, che capacità di impresa ha? Cioè, nel frattempo mia sorella conosce l'attuale marito Roberto, positanese, amante della sala, grande sommeliere appassionato dei vini, comincia da fidanzato a venire a Santa Anastasia della Nava, poi si sposa e diventa organico fisso dei Curti.
quindi la famiglia si allarga però sempre nella stessa prospettiva. E quindi l'osteria, che storicamente era stata lì per 96 anni, ora è il posto dove stiamo chiacchierando noi. Questo è uno dei pochi posti, io giro moltissimo il mondo, dove le mura si adeguano a quello che devi fare, cioè al tipo di attività che ci devi svolgere, perché di solito è il tipo di attività che si adegua alle mura. Trovano una location e dicono, vabbè, allora qui mettiamo la cucina, però dobbiamo fare questo piccolo adattamento, qui invece abbiamo pensato il ristorante e ci abbiamo fatto le mura intorno. Ci spieghi meglio come sono fatti proprio il limoncello e il mucillo? Sì. Allora, sono tutti e due prodotti della grande tradizione campana. Appartengono alla categoria dei rosoli, vale a dire tutti quei prodotti che vengono creati per infusione, senza l'uso di fiamme nella lavorazione degli alcol. Si compra l'alcol puro buon gusto, di solito è il 96% in volume di alcol. Storicamente si mettevano le rose a macerare e questo tipo di prodotto ha dato il nome all'intera categoria e si chiamano rosoli. Il mucillo e il limoncello appartengono alla categoria dei rosoli perché inizialmente si mise in infusione la rosa. Se metti limone diventa limoncello, se metti noci diventa nucino, se metti alloro diventa liquore di alloro, l'altro che fanno, se metti rucola si chiama rucolino e così via. È l'unica categoria, quindi è un prodotto fatto a freddo con l'alcol. Hanno due tempistiche diverse il nucino e il limoncello. Il nucino parte con la raccolta del mallo a cavallo di San Giovanni Battista. La leggenda voleva nella notte tra il 23 e il 24 giugno. E questa leggenda è di tradizione pagana, perché la ricetta del mucillo negli ultimi secoli è stata conservata sempre in grandi abbazie. Prima di questo, però, la leggenda voleva che questa produzione cominciasse il 24 giugno, non perché si festeggiasse San Giovanni, non esisteva ancora quel calendario, ma perché nelle tradizioni pagane il 24 giugno segnava il giorno del solstizio, cioè il giorno più lungo sulla notte più corta. E naturalmente si legava il concetto di bene al giorno e di male alle tenebre. In quel giorno la vittoria del bene sul male era inequivocabile, perché ci sono solo 6 ore di notte e il resto è tutto sole, e questo potere benefico derivante dalla vittoria del bene sul male si trasferiva ai frutti della terra attraverso la rugiada, ivi comprese le noci, perciò si doveva raccogliere tra il 23 e il 24. Poi arriva Papa Gregorio VIII, per sostenere la diffusione del culto cattolico, fa questo ragionamento, dice raga, voi il 23, la notte tra il 23 e il 24 vi riunite all'ombra del noce per ringraziarvi la ricchezza delle messi e quant'altro, tutti i riti pagani. Continuate a farlo, perché erano già diffusissimi questi riti, però anziché festeggiare il solstizio, ci usate la cortesia di festeggiare San Giovanni Battista, che era il santo più importante della cristianità e quello che ha battezzato Gesù Cristo. E quindi avallarono a sé una tradizione che era pagana. Quindi si raccoglie questo mallo e si mette in infusione, come stavamo dicendo. Noi mettiamo altri 3 aromi, cannella, chiodo di garofano e noce moscata, che storicamente venivano venduti in farmacia. È il motivo per il quale in alcuni quartieri di Napoli, tipo il Pallonetto a Santa Chiara o il Pallonetto a Santa Lucia, il nucillo lo chiamano ancora un maricinale. Questa è l'ipotesi più accreditata. L'altra invece, che è più verosimile, è che il nucillo abbia doti stomatiche, come citava già il medico del Settecento, e quindi agevola la digestione. Ecco perché veniva citato in trattati di medicina. Apparterrebbe alla categoria oggi molto in voga degli amari. In effetti è un vero e proprio digestivo, perché i tratti distintivi del digestivo sono la presenza del principio attivo del chiodo di garofano, che è un anestetico, e quindi durante la digestione, quando lo stomaco è sollecitato come muscolo, e questa sollecitazione può creare scompensi o disturbi, il chiodo di garofano lo anestetizza e quindi tu digerisci senza accorgertene. E non come molti credono, dovuta all'alcol, questa capacità digestiva, perché dicono a 50 gradi questo ti fa digerire tutto, brucia tutto, no, perché l'alcol è un altro ingrediente che durante la digestione lo stomaco deve smaltire ed è anche uno dei più difficili da scindere, quindi il fatto che uno beva un superalcolico alla fine del pasto è un aggravante della digestione, a meno che non abbia il principio attivo del chiodo di garofano, perché pur aggravandola la anestetizza e noi non la percepiamo. Il nucillo è questo qui.
Naturalmente ci rimane, secondo la tradizione, 40 giorni dal 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, al 4 agosto, giorno di San Domenico. I culti invece con questa ricetta che noi rispettiamo pedissequamente, in perfetta mavera, potremmo dire, lo lasciavano fino a fine ottobre, fin quando non si rompevano i tempi, perché queste damigiane rimangono a macerare al sole. La macerazione al sole è importante perché la temperatura media della macerazione fa sì che la soluzione idroalcolica sia sempre pulita, perfetta. È un po' come quando uno scioglie acqua e zucchero sul fuoco, lo scioglie molto meglio rispetto a quando l'acqua è fredda, no? Il sole ha la funzione del fuoco, cioè aumenta la temperatura media della macerazione e la rende perfetta. Infatti queste damigiane vengono esposte tutte al sole, rispettando anche questo dettame. Quindi a fine ottobre si leva dall'infusione la parte liquida, la si filtra in panni di tela d'Olanda, si aggiunge questo sciroppo di acqua e zucchero e si ottiene il prodotto finito, che va in diversi formati a seconda dei mercati di riferimento. Partiamo dalle bottigliette da 10 cl che vendiamo molto come gift anche nei grandi alberghi internazionali perché vanno nel bagaglio a mano degli aerei. Il limoncello invece nasce successivamente perché fortunatamente l'attuale sito produttivo è in grado di realizzare 40.000 bottiglie l'anno. Soltanto che il Nucillo, come dicevamo, comincia la produzione a giugno, esce ad ottobre e fortunatamente a febbraio-marzo dell'anno successivo è quasi finito. Quindi si riduce di nuovo quel monte e possiamo fare un altro prodotto. Storicamente il prodotto complementare era il limoncello, perché i limoni, quelli veri, che non derivano da innesti intercontinentali, avevano 3 fioriture l'anno. La prima era a fine dicembre, l'ultima è maggio, quindi sono cronologicamente successivi i processi produttivi. Cominciamo con il nucillo, poi lo vendiamo, si scarica il monte alcol, ricarichiamo alcol, facciamo limoni, in modo che da aprile in poi abbiamo sia nucillo che limoncello per vendere il marchio in tutte quelle zone che hanno alta stagionalità delle attività. E questo è, poi il nucillo naturalmente doveva avere come dire, un adeguamento al figo come modalità, perché storicamente sembrava il prodotto degli sfigati, sai, quello che produceva la nonna, e gli strutturiamo un packaging molto contemporaneo. In più abbiamo strutturato anche delle modalità di consumo alternative a quella classica del fine pasto a temperatura ambiente, perché poi un prodotto di forte impatto alcolico, 51 gradi, in questo periodo va di moda la mixology, no? I prodotti miscelati perché raggiungono anche un pubblico giovane più o meno qualificato e quindi con il sostegno e la collaborazione di molti esperti nel settore abbiamo creato per esempio dei cocktail. Uno su tutti copia il non drink per antonomasia, il Cuba Libre, che era rum e coca. Abbiamo sostituito al rum la Coca-Cola, cioè abbiamo sostituito al rum il nucillo e alla Coca-Cola il chinotto, che era la bibita analcolica italiana. Abbiamo scelto un chinotto bio per creare il co-branding. Il prodotto l'abbiamo chiamato bikini perché ti dà l'idea del mare, lo bevi quando stai in costume. Il bikini è 2 pezzi come il long drink, ha 2 ingredienti. E ora con bikini riusciamo a vendere bene il Nucillo 12 mesi l'anno. E qual è il tuo piatto del cuore, un piatto a cui sei particolarmente legato? Allora, i miei primi 5 piatti della vita sono Musiccherà Muniz, la margherita, il baccalà e il capitone fritto, che storicamente si fanno nei cenoni della vigilia di Natale e di Capodanno, il prosciutto e mozzarella, che è un altro piatto famosissimo, una buona mozzarella è difficilissima da trovare, un ottimo prosciutto nessuno ha le conoscenze per saperlo selezionare. Usitti e ramunizzi, un classico piatto di recupero, come Goethe aveva notato già all'epoca. I napoletani, fondamentalmente poveri, tendevano a non buttare niente. Perché la monnezza? Nei grandi pasti delle feste, soprattutto la vigilia di Natale, c'era l'usanza, soprattutto in provincia, di finire il vino, che ce n'era in abbondanza, insieme al pomodoro, con il quale facevano la salsa, che a Napoli è sinonimo di sugo. A Napoli non esiste un sugo senza il pomodoro, perché il sugo col pomodoro si chiama salsa, da noi sono sinonimi, non esistono sughi senza il pomodoro nella tradizione partenopea. E quindi i contadini avevano pomodoro, agliosa e vino, però non avevano tutto il resto. Quindi che facevano? Mangiando la frutta secca alla fine del pasto per consumare l'ultimo litro di vino, questa
che in napoletano si chiama urpas. Sai, noci, nocciole, uva passa, capperi, olive, che servivano insieme ad un po' di pane per riempire la bocca e poter bere ancora altro vino, no? Per farlo assorbire, altrimenti ti ubriacavi prima, invece così reggevi più a lungo. Quando finivi un pasto così importante per loro, raccattavi il tavolo di queste ciociole, cioè uva passa, noci, nocciole, le raccattavi e sembrava destinato alla pattumiera. Poiché molti contadini non avevano i soldi per comprare la carne o il pesce, perché erano ingredienti che loro non producevano, per condire il pomodoro del giorno dopo, cioè la salsa del giorno di festa, nel caso specifico del Natale, pigliavano tutta questa roba e la buttavano nel pomodoro. Tanto pomodoro e vino ce l'avevano in quantità e arricchivano dando un sapore unico a questo pomodoro che soprattutto nelle nostre zone era di forte acidità, il famoso pomodoro del Piennolo, che poi è diventato must anche quello, ma all'epoca era figo usare la pelata al vomero, solo noi contadini usavamo il pomodoro del Piennolo, condivano questa salsa del giorno della festa. E in effetti è stato un agrodolce ante litteram, perché una forchettata non è mai uguale all'altra, perché se prendi l'uva passa è un po' più dolciastra, se prendi il pinolo altrettanto, se prendi la noce o la nocciola invece è un po' più acre. È un piatto di recupero. Si chiamava Munniz perché aveva come condimento quello che sembrava destinato alla pattumiera. La sintesi è un piatto di recupero che tutte le tradizioni gastronomiche regionali italiane vantano. Per esempio in Toscana recuperano il pane raffermo con la pappa con pomodoro, in Piemonte fanno una finanziera prendendo la crista dei polli, che di solito i nobili non mangiavano. In effetti i piatti di recupero hanno dato una grandissima identità e grandissimo sfogo all'estero culinario tradizionale, a volte analfabeta, delle nostre zone, perché i ricchi mangiavano prodotti nobili, di per sé si potevano mangiare anche crudi. E tutti i piatti delle tradizioni partono da ingredienti poverissimi, perché erano gli scarti delle tavole dei nobili, che però sono diventati dei piatti imperiali più che principeschi, forti e che hanno travalicato i secoli. Sicchiera Munnizza appartiene a questa categoria. Tra un anno il locale compirà 100 anni. C'è qualcosa in programma? Sì. Guarda, sono i giorni in cui il Napoli ha vinto il terzo scudetto. Io non seguo il calcio, però sono fermamente convinto, e in questi giorni ho avuto la conferma, che i due popoli al mondo che hanno l'idea della festa sono i napoletani e i brasiliani. E quindi noi ci stiamo organizzando per una bella festa che sia protratta nel tempo in maniera tale che possiamo invitare tutti i nostri amici da ogni parte del mondo e sarà difficile che qualcuno dirà guarda io non posso venire e noi potremmo rispondere ma non puoi venire questo sabato, vieni l'altro sabato, no, ma vieni il mese prossimo e quindi faremo un periodo prolungato di festa anche perché noi siamo convinti che le vere feste, che non disdegniamo per niente, ne facciamo alcune bellissime, hanno necessità di essere spalmate nel tempo, perché se tu devi festeggiare con 1000 persone, le fai venire in un solo giorno, non riesci neppure a salutarle tutte. Se invece tu spalmi 1000 persone su 10 giorni, parli con tutti, per esempio. E quindi anche in questo noi napoletani siamo docenti internazionali della gestione delle feste. Nel 2050 io mi vedo contento, quasi sempre al mare, che è una cosa. Mi auguro che queste, che oggi sono delle bellissime idee di azienda, diventino vere e proprie aziende dove ci sia un impiego della risorsa umana non eccessivo, massimo 15-20 persone, però gratificanti dal punto di vista professionale, dove tutti quelli che ci lavorano si sentano effettivamente di famiglia, che condividano un progetto, si sentano parte integrante di una follia vera. Mi auguro che i miei nipoti, forse i miei figli, capiscano quello che stiamo creando e che possano in parte contribuire, se non, contribuire a farlo crescere, a consolidarlo, e se non è così che abbiano, come dire, la coscienza di farsi da parte per evitare di distruggerlo. Però un'azienda che sia orgoglio di identità, di napoletanità, come in parte già lo è oggi, nel piccolo, cioè fare quello che abbiamo fatto nella regione, in Italia, ci stiamo attrezzando per farlo, e anche un po' nel mondo, negli Stati Uniti stiamo già a un buon punto, in modo che quando uno gira potrà sentirsi dire napoletano, wow, invece oggi non è sempre così.